Tito Livio tramanda che, mentre a Roma regnava Tarquinio Prisco, tutta la Gallia era governata da Ambigato, re dei Biturigi. Il regno di Ambigato è particolarmente prospero e porta ad un'esplosione demografica. Il popolo però è talmente tanto numeroso ora che è difficile da gestire e da governare. E allora Ambigato chiama a sé i figli di sua sorella, Belloveso e Segoveso, e ingiunge loro di prendere ognuno una porzione del popolo e di condurlo al di fuori dei confini del regno, alla ricerca di una nuova patria. Saranno i sacerdoti a scegliere quali saranno le rispettive mete dei giovani. E mentre Segoveso viene indirizzato verso la selva Ercinia, a Belloveso i sacerdoti assegnano un percorso più felice, ovvero verso l'Italia. Belloveso allora raccoglie intorno a sé non solo elementi dei Biturigi, ma anche delle altre tribù ad essi sottoposte, come gli Edui o gli Aulerci, e si spinge verso sud. La prima tappa del viaggio di Belloveso è il territorio dei Tricastini. Lì Belloveso trova davanti a sé le Alpi e inizia a cercare un modo per valicarle. Proprio mentre è alla ricerca di un valico, però, viene raggiunto da una notizia che lo incuriosisce e lo colpisce. Nelle vicinanze è appena sbarcato sulle coste della Gallia un nuovo popolo, anch'esso alla ricerca di una patria. Si tratta dei Focesi, una stirpe greca, che hanno appena fondato sulle coste galliche la colonia di Massalia, ma sono però angariati dalla popolazione indigena, i bellicosi Salluvi. Belloveso allora, di sua spontanea volontà, decide di accorrere in loro soccorso. Questo perché in qualche modo riconosce nei Focesi le problematiche del suo stesso popolo. Vuole anche in qualche modo propiziarsi gli dei, sperando che non capiti anche a lui una situazione analoga quando raggiungerà l'Italia. Bene, aiutati i Focesi, Belloveso riprende il suo percorso, trova finalmente modo di valicare le Alpi e, attraverso quelli che Tito Livio chiama i Passi dei Taurini e poi la Valle della Dora, penetra in territorio italico. Belloveso continua a spingersi verso est finché non giunge alle sponde del Ticino. Lì però trova ad attenderlo, a fronteggiarlo, un esercito etrusco. Non sappiamo esattamente come si svolse la battaglia, sappiamo però che furono i Celti a vincerla. E nelle vicinanze, dopo aver sconfitto gli avversari, Belloveso decise di fondare quella che sarebbe diventata la sua città, Mediolanum, l'odierna Milano. Ma con i dati in nostro possesso possiamo provare a circostanziare storicamente gli eventi e assegnare una data alla battaglia del Ticino? Proviamoci. Allora, per prima cosa Tito Livio ci offre una forbice temporale, ovvero il regno di Tarquinio Prisco, che secondo lui è durato dal 616 a.C. al 579. Andando avanti nel testo abbiamo un secondo indice cronologico che ci aiuta a circoscrivere maggiormente la vicenda, ovvero la fondazione di Massalia, che per gli storici greci, Timeo in particolare, è avvenuta precisamente il 600 a.C. Infine, sempre nel testo di Livio, abbiamo un ulteriore dato abbastanza conclusivo. Secondo Tito Livio, i Galli valicarono la prima volta le Alpi 200 anni prima del sacco di Roma, che secondo lui avvenne nel 390 a.C. Quindi, conti alla mano, secondo la cronaca liviana, la battaglia del Ticino è avvenuta nel 590 a.C. Peccato che questo sia assolutamente impossibile. Cerchiamo di capire come mai la scansione cronologica proposta da Tito Livio non possa essere accettata e vediamo in seconda battuta se è possibile presentare un'alternativa, senza andare necessariamente ad invalidare completamente la cronaca liviana. Per prima cosa, però, quali sono i problemi e dove sono? Intanto ce n'è uno evidente di ordine pratico.
Massalia è stata fondata nel 600 a.C., ma Tito Livio ci dice che i Galli valicano le Alpi la prima volta nel 590. Questo sottintende che Belloveso sia rimasto a combattere i Salluvi per i Focesi per ben 10 anni. È evidente che si tratta di un lasso di tempo eccessivo. Vi sono poi altri due problemi di ordine cronologico che sono insormontabili. Nel 590 a.C. la cultura celtica di Laten, quella di cui Belloveso è portatore, ancora non esiste. Inoltre il VI secolo a.C. è probabilmente il momento di massimo splendore per l'Etruria padana. Non c'è nessun dato archeologico che possa farci presupporre che in quel periodo sia aggiunto un elemento esterno ad eroderla. È evidente quindi che quanto presentato da Tito Livio non può essere abbracciato in toto. Possiamo però provare ad armonizzarlo? Sì, e vediamo come. Partiamo proprio da Massalia. Forse Tito Livio non si sta riferendo alla fondazione del 600 a.C., ma ad un altro episodio che noi conosciamo tramite Tucidide. Secondo Tucidide, le coste meridionali della Gallia vengono interessate da un'ingerenza di coloni focesi a seguito della battaglia di Alalia, o battaglia del Mare Sardo. Di cosa stiamo parlando? Di uno scontro navale che avvenne a largo delle coste della Corsica tra la flotta focese e le flotte congiunte di cartaginesi ed etruschi. Lo scontro venne vinto dai focesi, ma con così tante perdite che questi decisero di abbandonare le loro sedi in Corsica e di riparare sulle coste meridionali della Gallia. Questo fenomeno fu così importante da essere ricordato dagli storici e dagli archeologi come una sorta di seconda fondazione di Massalia. Questo si sposerebbe perfettamente con la cronaca liviana, perché il mito fondativo di Massalia, quello che si riferisce alla prima fondazione del 600 a.C., non parla assolutamente di un'interazione ostile con gli indigeni, ma al contrario. Abbiamo diverse tradizioni, ma più d'una ci parla addirittura del matrimonio tra il capo dei Focesi e la figlia di Nanno, il re dei Segobrigi, una tribù che faceva parte della confederazione dei Salluvi. Sarà solo con la generazione successiva, con Comano, il figlio di Nanno, che gli indigeni diventeranno ostili. E forse è proprio quello il contesto a cui si riferisce Tito Livio. Quando avviene la battaglia del Mare Sardo? Non lo sappiamo precisamente, ma indicativamente deve essere avvenuta intorno al 535 a.C. Se poi vogliamo intendere le opere difensive fatte dai Massalioti e dalle truppe di Belloveso per tutelare Massalia in maniera estensiva, forse potremmo intenderle come l'edificazione di tutte quelle fortificazioni di cui parla Polibio, che i Massalioti erigono contro i Salluvi tra il V e il IV secolo a.C. Insomma, tutto questo quadro ci spinge a far slittare gli eventi di almeno una sessantina d'anni rispetto a quanto ci dice Tito Livio, probabilmente molto di più. Proviamo allora a riraccontare il mito, ma in chiave maggiormente realistica. È il V secolo a.C. Nasce la cultura celtica di Laten, che germoglia dalla precedente cultura di Hallstatt. La cultura di Laten è contraddistinta da un'alta mobilità, un'alta belligeranza e una grande frammentazione politica. Forse è proprio questo fatto storico che ha adombrato dal mito dei Biturigi e del loro re, che domina tutte le popolazioni celtiche della Gallia, che è costretto a cedere il passo ai due nipoti e a indirizzarli verso degli altri luoghi. Bene, siamo quindi nella valle della Loira, il luogo di origine dei Biturigi, e Belloveso parte per il suo viaggio. Spingendosi verso sud raccoglie con sé elementi di altre tribù che forse non erano necessariamente sottoposte ai Biturigi, ma secondo un fenomeno che rimane valido fino all'Alto Medioevo nell'etnogenesi di tutte le popolazioni del centro Europa.
bande guerriere che iniziano a spostarsi e nel loro muoversi magnetizzano, federano, trascinano, conquistano, inglobano a vario titolo altre popolazioni che incontrano lungo la via. La prima tappa di Belloveso, la terra dei Tricastini, è l'odierna regione francese del Tricastin, in Provenza. Lì, effettivamente, gli giunge notizia degli scontri tra i Massalioti e i Salluvi, che probabilmente sono stati generati da due concause. Da una parte l'arrivo di nuovi coloni greci nella Gallia meridionale, la necessità quindi di Massalia di espandere la sua influenza, e dall'altra parte un aumento di bellicosità delle popolazioni indigene che dai pacifici liguri segobrigi, con l'arrivo di elementi celtici, hanno costituito questa confederazione dei Salluvi che appunto è maggiormente belligerante. Belloveso si fa soldare come mercenario dai Massarioti, secondo una modalità che era comune per le bande guerriere celtiche, che avevano del mercenariato e della rapina le loro principali fonti di sostentamento, e dopo aver combattuto al soldo dei Massarioti, egli si sposta verso est e valica le Alpi. Dove le valica? Non lo sappiamo con precisione, ma se diamo credito a Tito Livio, che parla della Valle della Dora, e quindi necessariamente della Val di Susa, probabilmente i passi dei Taurini sono da identificare col Colle del Monginevro. Seguito il corso della Dora Riparia come direttrice di penetrazione, probabilmente all'altezza di dove adesso c'è Torino, più o meno, Belloveso cambia direttrice e inizia a seguire il corso del Po, fino a giungere alla confluenza tra il Po e il Ticino, dove incontra l'esercito etrusco che gli sbarra il passo. Perché la confluenza del Po e del Ticino? Beh, dobbiamo immaginare che l'esercito etrusco si sia mosso per difendere le propaggini più esterne dell'Etruria padana, che sarebbero da identificare grosso modo con le campagne del Piacentino. Quindi l'area dove un giorno sorgerà Pavia, che i romani chiameranno, con la sua prima fondazione proprio Ticinum, è l'area più logica dove erigere la prima barriera di difesa. Non sappiamo com'è andata la battaglia e sebbene sia Tito Livio sia Polibio ci parlino di uno sconfinato esercito celtico che travolge gli Etruschi, probabilmente è più realistico pensare a un piccolo esercito etrusco, proprio perché siamo oltre alle propaggini più esterne dell'Etruria padana. I centri etruschi più fiorenti dell'Etruria padana sono distanti. Il più vicino attestato è il Forcello, che ha 150 km. Felsina, Spina sono molto distanti, quindi dobbiamo immaginarci un esercito piccolo e forse anche raccogliticcio, perché le fonti sono concordi col dire che i Galli presero di sorpresa gli Etruschi, che non si aspettavano probabilmente l'arrivo di un elemento esterno nel loro territorio. La battaglia avviene, gli Etruschi vengono sconfitti e Belloveso fonda nelle vicinanze Mediolanum. Dopo la fondazione di Mediolanum sappiamo che a stretto giro altre realtà celtiche seguirono Belloveso. Subito dopo un altro capo, Elitovio, portò dalla Gallia i Cenomani, che si insediarono nell'area del Bresciano e del Veneto. E forse è proprio a questi Cenomani di Elitovio che vanno ricondotte le evidenze archeologiche della necropoli di Montebello Vicentino, che mostra dei corredi armati datati alla seconda metà del V secolo a.C. Quindi, raccogliendo tutti questi elementi, la data più probabile per la battaglia del Ticino non è certo il 590 desumibile da Tito Livio, ma armonizzando con la realtà storica e archeologica la sua testimonianza,
la fine della prima metà del V secolo a.C. Bene, spero di non avervi annoiato troppo e se questo sproloquio vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci troveremo presto, spero, con la prossima puntata delle grandi battaglie dei Celti in Italia, la presa di Melpum. Grazie e a presto.